Ha un significato importantissimo perché abbiamo un po' ripreso l'attività dei concerti, almeno io personalmente dei concerti durante il periodo estivo, ma erano concerti all'aperto, erano ancora contingentati con le distanze, adesso riapriamo con i teatri al 100%, io mi aspetto un applauso enorme perché quello che ci è mancato veramente in questi 2 anni è stato il pubblico, perché sì a casa abbiamo fatto musica, abbiamo prodotto musica, noi musicisti, ognuno credo che si sia inventato una nuova maniera di sentirsi se stesso e di produrre quello che ama, ma è mancato il pubblico e io credo che il rapporto sinergico tra palcoscenico e pubblico sia fondamentale perché la bellezza di un concerto, la bellezza di uno spettacolo teatrale, il successo di questo è fatta dal mix laddove poi c'è una comunicazione diretta tra le persone che sono sul palco e il pubblico, quindi io mi aspetto un pubblico numeroso, un pubblico che si fa sentire perché loro sono la nostra vita e la nostra linfa. Ma Tango Macondo coinvolge sì tutti i sensi, utilizza molti linguaggi diversi, quello della musica, musica dal vivo con 3 musicisti, un suonatore di bandoneon, un organettista sardo, il sottoscritto alla tromba, 3 attori, Ugo Dighero, Rosanna Naddeo e Paolo Livolsi, 4 danzatori diretti da Giovanni Di Cicco, ovviamente la regia di Giorgio Gaglione e poi una splendida scenografia fatta da Marcello Chiarenza con questi oggetti così fragili, apparentemente fatti con legno di nocciolo, solamente con legno di nocciolo, con piccole parti che lega assieme con del fil di ferro e con dei chiodi. Quindi è uno spettacolo molto artigianale e io credo che in questo momento il ritorno a questa artigianalità sia molto molto prezioso. Parla di una storia fantastica che si lega alla letteratura sudamericana ma che parte poi dalla Sardegna, meglio ancora da un libro di Salvatore Nifoi dal titolo Il venditore di metafore e poi arriva in Argentina con la letteratura di Marquez e di Borges. È la storia di 2 cantastorie sardi, Mataforu e Anzelina, che decidono di andare a vendere in giro per la Sardegna le loro metafore, i loro racconti e da lì poi si trasferiscono in Argentina e fondano un paese che è il paese di Macondo, di cui tutti sappiamo, e tutto questo avviene attraverso dei quadri che sono dei capitoli di un libro che non è più quello di Marquez, non è più quello di Nifoi, ma è un nuovo libro dove Giorgio Gaglione ha ricostruito, partendo dai vari elementi di questi libri, una nuova storia fantastica che raccontiamo mettendo insieme appunto questi linguaggi così apparentemente diversi tra di loro, ma che poi in realtà si sposano benissimo. Il viaggio musicale è anche un album, dunque tutte le musiche di questo spettacolo fanno parte di un disco che si intitola Tango Macondo e essendovi nello spettacolo teatrale anche 3 tanghi, anche se non è un lavoro sul tango, intendiamoci, ma Tango Macondo insomma ha un significato, ovviamente nel disco poi ci sono gli stessi tanghi che gli attori cantano sul palco, interpretati da 3 voci straordinarie della musica italiana, cioè Elisa, Tosca e Malika Yan, quindi è un lavoro veramente molto, molto particolare dove poi il tango attraverso le loro interpretazioni così belle, così personali, così profonde, riacquista quasi un senso italiano. In fondo credo che l'Italia con l'Argentina abbia molto a che fare e la ricchezza anche del tango viene molto dalla musica italiana. La cosa bella di Malika, di Tosca e di Elisa è che nelle loro diversità sembra quasi che questi tanghi vengano da Napoli o da un luogo del genere e forse vengono realmente da Napoli perché poi nella costruzione dello spettacolo il bandoneon rappresenta un po' la geografia sonora dell'Argentina, l'organetto di Pierpaolo Vaca quello della Sardegna ovviamente, e la tromba è un po' uno strumento che sta al centro quasi a rappresentare quell'oceano che ai primi del Novecento poi i piroscafi che partivano da Napoli o da Genova salpavano per andare dall'altra parte del mondo. Ecco, un racconto fantastico dove questo nuovo mondo viene raccontato con una serie di espedienti e di linguaggi così diversi.